One, two, three, four. Buongiorno a tutti. Siamo dunque arrivati al debug del software e soprattutto della scheda. Sto cominciando a scrivere un po' di codice per testare le varie funzionalità della scheda di controllo per il router CNC. Se andate a vedere nei miei precedenti video, vi ho fatto vedere come l'ho progettata, come l'ho assemblata, come ho impostato il software e adesso cominciamo a vedere di testare le funzionalità singolarmente. Un breve riassunto, questa è una scheda per controllo di un router CNC, quindi per il controllo di fino a 5 motori, quindi fino a 5 assi. È una scheda dotata del microcontrollore dell'ST, un STM32, su cui gira del software che implementerà tutto il controllo dei motori a seguito di un file comandi che verrà scaricato tramite USB o Bluetooth. La scheda qui si vede un po' piccola, magari ingrandisco. Come vedete la scheda ha oltre al microcontrollore ha un lettore di memoria, di schede di memoria, un condensatore, un super cap per l'orologio interno e tutte le varie uscite per i motori e per i micro switch di fine corsa. Per testare varie funzionalità ho realizzato alcuni piccoli tool, come ad esempio un piccolo LED connesso su uno dei canali, sul canale A, e sfrutterò i tre segnali che in genere servono per controllare il motore per accendere i tre colori del LED, quindi verificare che sia funzionante. Ho anche inserito un micro switch, questi sono i micro switch che vengono utilizzati per il fine corsa, per i tre assi, perché il router, la scheda controlla 5 assi, ma il router per adesso sarà un router a 3 assi. E quindi ho inserito il micro switch per il fine corsa. Su un altro canale, o meglio sul canale per il controllo del mandrino, ho collegato l'oscilloscopio e vi farò vedere le due modalità di controllo per il mandrino, la modalità di controllo con PWM e quella con tensione variabile. Il codice che sto scrivendo è un codice di test, quindi vi ho già fatto vedere come ho costruito il progetto software in un precedente video. La parte CubeMX è quella configurata con il tool dell'ST, CubeMX, che mi consente di configurare tutte le interfacce GPIO del micro per come mi servono. Il main è generato dal tool del CubeMX e nel mio mail sono andato a inserire la mia funzione test CNC, che è la funzione che sto scrivendo ora. Questa funzione che ho scritto per adesso ho scritto il test per il LED, il test per il micro switch, per il PWM e per il vControl. Vi faccio vedere la parte del LED. Ovviamente il test del LED è molto semplice perché si tratta solo di accendere i LED in sequenza. Quindi ho messo un contatore, inizialmente ho spento tutti i LED, come vedete faccio delle chiamate al software, allo stato software dell'ST, quello che mi ha generato in automatico il tool CubeMX. Quindi la funzione, per esempio, HAL GPIO write pin serve per scrivere un valore su un pin, cioè un valore nel senso per 1 o 0, quindi livello alto e livello basso sul pin del microcontrollore. In questo caso io ho resettato, quindi ho un livello basso sui pin 8, 9, 10 della porta A del microcontrollore. Questi tre pin sono i tre segnali che servono per controllare il motore sul canale X, sull'asse X. Stessa cosa per il motore sull'asse Y, idem asse Z, asse A e asse B. Ovviamente questo per capire come sono collegati questi pin bisogna andare sullo schematico e vedere come sono connessi. Quindi i pin per il motore del canale X, XN, XD, Xstep saranno collegati dallo schematico, vedo sono collegati alle porte 9, 10 e 11 del microcontrollore.
e quindi io da soft per canale X 8, 9, 10 devo 8, 9, 10, no? X step 8, 9, 10, sì, devo collegarle della porta A, devo selezionare a livello basso o a livello alto. Quindi inizialmente li metto tutto a livello basso, poi ho una variabile, un contatore che incremento e a seconda del valore che assume la variabile accendo un LED invece dell'altro. Quindi io adesso posso compilare questo codice, forse era già compilato, no, ecco, compilo il codice e lo scarico. Per scaricarlo vi ho fatto un precedente video in software in cui vi ho raccontato che uso un modulo che avevo già scritto, che è il modulo della libreria Virus Upgrade e quindi è già compilato e inserito nel codice, per cui utilizzando il tool che sto preparando per scaricare e anche per fare tutta la funzione di controllo del router, posso scaricare via USB il codice sul dispositivo e poi farlo girare. Non appena verrà scaricato, resetterà il micro e il codice inizierà a scaricare. Quindi se io scarico il codice, eccolo qua, ho scaricato il codice, ho riavviato il micro e come vedete è partito. Quindi il LED viene acceso ciclicamente, i tre colori vengono accesi in sequenza e quindi questo è il primo test che ho fatto. Ovviamente questo è un test banale, però mi dice già molto. Per esempio mi dice che non solo che il microcontrollore sta funzionando e sta girando il codice e le uscite corrispondono effettivamente a come lo mappate sui connettori, ma tra il microcontrollore e quel connettore ci sono anche i traslatori di livello, perché il microcontrollore è alimentato 3x3, mentre i segnali di uscita che andranno al driver dei motori devono essere segnali a 5 volte, quindi ho messo dei traslatori di livello da 3x3 a 5 volte. Il fatto che il LED si accende significa che il traslatore sta funzionando. Poi io ho già fatto questa prova, ho già misurato con l'oscilloscopio che in effetti sull'uscita di questi pin ci sono 5 volte, non i 3,3 del micro. E quindi questa è la prima prova che ho fatto. La seconda prova che ho fatto è quella relativa al micro switch. Come vedete io ho inserito un micro switch, che anche questi si acquistano, io l'ho comprato su AliExpress anche questo, è fatto per stampanti, ma vanno bene anche per la mia applicazione, almeno spero che vadano bene, poi non saprò quando li proverò. Su questi schedini già fatti c'è già un LED, quindi io quando clicco il LED si accende, come vedete. Il test che ho fatto via software fa sì che quando io clicco sul micro switch, quindi accendo il LED, si accende anche il LED che ora stava lampeggiando. Quando scaricherò un nuovo software in realtà starà fisso blu e poi quando clicco sul micro switch si accende il LED rosso sul micro switch e scomuta in rosso anche il LED sulla scheda. Vediamo. Prima vi faccio vedere il funzionamento e poi vi spiego cosa fa, perché qui c'è una cosa interessante, potrebbe essere interessante a diverse persone, e cioè come ho fatto a gestire il debounce del micro switch. Quindi abbiamo compilato, andiamo sul tool, faccio vedere anche in tempo reale cosa succede, faccio l'upgrade, ecco, scaricato il software, riavviato il micro e come vedete il LED è rimasto sul blu con questo nuovo test. Adesso se io schiaccio qui il micro switch, come vedete il LED commuta in rosso, quando rilascio torna in blu, commuta in rosso. Adesso è difficile vederlo dal video perché sto usando una webcam, quindi ci sono dei ritardi tra l'invio dell'immagine e la registrazione, però vi posso assicurare che i due LED si accendono esattamente allo stesso tempo. Questo è un aspetto importante perché chiaramente questo è un micro switch che servirà per il fine corso del motore, quindi nel momento in cui il carrello va a sbattere nel micro switch, il motore deve essere arrestato. L'arresto deve essere immediato, perché io sto usando dei motori con una discreta forza, una discreta potenza, discreta coppia, meglio. Se non li arresto in tempo, il motore può anche arrivare a danneggiare la struttura, a rovinare il filetto della barra filettata, rovinare il dado, oppure proprio deformare la struttura. Questi sono motori
che hanno una spinta di 190 Newton al centimetro, quindi hanno una forza notevole. Se non li arresto istantaneamente rischio di rovinare, insomma, la meccanica. Per cui è importante che la reattività del microswitch sia istantanea. E io so già che la reattività di questo microswitch è inferiore a 20 millisecondi e vi spiego velocemente perché. Innanzitutto c'è da dire il problema dei rimbalzi. Gli interruttori meccanici, siccome appunto sono meccanici, quindi fatti con del materiale plastico o metallico, sono dotati di una loro elasticità, soprattutto la parte, la levetta che va a colpire, diciamo, a chiudere sul contatto. Essendo fatto di metallo, il metallo è un materiale molto elastico, genera dei rimbalzi, cioè al momento in cui la levetta arriva a toccare il contatto, dopo un primo contatto rimbalza, quindi si rialza, poi ritorna a fare contatto, poi ritorna a rialzarsi, quindi c'è una fase iniziale in cui ci sono dei rimbalzi che generano un treno di impulsi, anche se non è percepibile dall'essere umano, perché l'essere umano sente un click e pensa che l'interruttore sia semplicemente chiuso. In realtà meccanicamente avvengono delle microinterruzioni molto veloci, parliamo di centinaia di microsecondi o dell'ordine del millisecondo, quindi molto veloci, non percepibili dall'essere umano, però ovviamente percepibili dall'elettronica. Questo è un microprocessore che va a 170 MHz, quindi ha un ciclo di pochi nanosecondi per ogni istruzione, quindi un evento di 100 microsecondi per questo microprocessore è un'eternità e quindi un treno di impulsi con frequenza di 100 microsecondi il processore li cattura tutti. Se ho 100 impulsi di durata 100 microsecondi, il microprocessore genererà 100 interrupt. E quindi dobbiamo trovare un algoritmo che elimini questi rimbalzi. Ed è una cosa che si fa sempre quando si hanno delle tastiere meccaniche, dei pulsanti o anche delle tastiere del computer, ci sono sempre degli algoritmi che si chiamano di debounce, cioè di gestione dell'antirimbalzo. Vi faccio vedere dal codice come l'ho realizzato io. Innanzitutto, quando il segnale d'ingresso del micro switch, che è un I/O, un segnale d'ingresso, per esempio io sto usando adesso l'X-Stop che è sul PA13, e a tutti gli effetti viene configurato come pin d'ingresso eh, con la particolarità di essere un generatore di interrupt esterno e questo si fa dal tool MX, CubeMX, c'è un flag da mettere sul pin per dirgli che deve essere generato l'interrupt. Fra l'altro io l'ho configurato per generare l'interrupt in entrambi i fronti, quindi sia nel fronte dal livello basso al livello alto che nel fronte opposto dal livello alto al livello basso. Questo perché in questo modo posso catturare entrambi gli eventi, sia l'evento quando abbasso la levetta e sia l'evento quando alzo la levetta. Ovviamente in entrambi i casi, come detto prima, non ho un solo transizione, ma ho tante transizioni dovute ai rimbalzi sia quando chiudo la levetta che quando la apro. A questo punto per gestire l'interrupt ho innanzitutto installato una funzione nel vettore di interruzione. Con questa funzione vcallback install, che è una funzione della mia libreria, installo la funzione stopcb sul vettore di interruzione del pin 13 del GPIO. Quindi ogni volta che mi arriverà un impulso seguito di una chiusura o un'apertura dell'interruttore, il microcontrollore salterà questa funzione, che è una funzione che ho fatto qui sopra. Eccola qua, questa qua, stopcb. Questa funzione implementa, adesso magari ve lo racconto brevemente, l'antirimbalzo, il debounce. Come fa? Beh, innanzitutto ho definito una variabile, stopState, che definisce lo stato diciamo, a regime dell'interruttore, quindi è lo stato virtuale, perché lo stato reale dell'interruttore a causa dei rimbalzi è uno stato che oscilla tra l'1 e 0 molto velocemente. Invece lo stop state, questa variabile che andrò a settare nell'algoritmo, sarà una variabile che assumerà il valore 0 o 1 nel momento di stabile, cioè quando rivela il segnale stabilmente a 0, stabilmente 1. Come fa? Beh, inizialmente la metto uguale a 0,
Poi mi serve anche un'altra variabile, stock tick, che è una variabile che indica il tempo in qualche modo. In realtà qui conta i tick di sistema, perché dovete sapere che quando si fanno questi software su questi sistemi embedded, il tempo è misurato come tick di sistema. C'è un timer che ogni tot millisecondi, in questo caso ogni millisecondo, va a incrementare un contatore. Quindi questo contatore conta quindi i tick di sistema, chiamiamoli così. E quindi il tempo non è in millisecondi o in secondi, ma è il valore di cui assume questo contatore, che è un numero che va da 0 a 4 miliardi. Tipicamente è un registro a 32 bit, quindi arriva fino a 4 miliardi. Ovviamente 4 miliardi di millisecondi sono ore e ore di funzionamento, giorni anche. E quindi userò questa variabile stockTick per contare quanti tick sono passati dall'ultimo interrupt. Quindi considerate che quando io premo l'interruttore, in questa funzione entro ad ogni rimbalzo dell'interruttore, quindi vi entro molto frequente, sia nel momento in cui abbasso l'interruttore che nel momento in cui alzo. A me interessa ovviamente catturare la prima transizione, perché voglio che il micro switch, come detto prima, deve essere molto reattivo. Quindi io devo catturare la prima transizione e poi dimenticarmi quelle che seguono successivamente per un tempo che è il mio tempo di debounce, cioè il tempo in cui ignoro i rimbalzi, che nel mio caso ho settato a 20, questo debounce time. Quindi non appena sento arrivare il primo fronte, per 20 millisecondi ignoro tutti quelli che seguono. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io riuscirò a catturare eventi con una distanza minima di 20 millisecondi. Ovviamente è sufficiente, per questo vi dicevo prima che io so per certo che riuscirò a stoppare il motore entro 20 millisecondi, perché questo è il tempo di debounce che ho fissato nel mio algoritmo. Se incrementassi questo valore, usassi 100 millisecondi o 200 millisecondi, ovviamente faccio un sistema meno reattivo. Se invece l'abbasso troppo questo valore, rischio di non riuscire a filtrare completamente i rimbalzi e quindi potrei avere un doppio evento invece di un evento singolo, che è la cosa che voglio evitare. Quindi questo andrà un attimo configurato e fatto un po' di tuning quando ci saranno i motori montati sulla meccanica, però io penso che 20 millisecondi potrebbero essere sufficienti. Quindi velocemente, ogni volta che entro in questa routine, se lo stato è a 0, non entra nella prima parte dell'if, ma entra nel secondo, verifica che non sia passato un tempo inferiore al bounce time dall'ultima volta che sono entrato, se è passato un tempo inferiore ignoro e vado avanti, se è passato invece un tempo superiore all'ultimo rimbalzo di questi 20 millisecondi, verifico se lo stato del pin è a reset. Se è a reset vuol dire che è cambiato ulteriormente dall'ultima volta. In questo caso cosa faccio? Setto lo stato a 1, vuol dire che è stato premuto l'interruttore. Interruttore logica negata, quindi quando è livello basso, cioè livello di reset, vuol dire che l'ho premuto. In questo caso metto la variabile stato a 1 e ricarico il timer, stop tick al get, ricarico il timer e riparto. Viceversa, quando sono nello stato 1, entrerò nella prima parte dell'if e faccio esattamente la stessa cosa. La chiave del tutto il meccanismo di debounce è proprio aspettare che siano trascorsi questi 20 millisecondi dall'ultimo segnale, dall'ultimo rimbalzo, per verificare, per essere sicuri che ho eliminato tutti i rimbalzi secondari. Adesso non so se sono stato abbastanza chiaro, però insomma questa è una tecnica e mi consente appunto di avere una reattività notevole dell'interruttore senza verificare i rimbalzi. Senza questa tecnica di rimbalzo, qual è l'effetto che si vedeva? Si vedeva a volte rimanere rosso, altre volte ignorare la mia pressione. Questo perché se lui rileva due rimbalzi, con uno l'accendo, con uno lo spegne e ritorna nello stato iniziale. Quindi un numero pari di rimbalzi di fatto faceva tornare lo stato del LED a blu e quindi io non lo vedevo neanche perché stiamo parlando di treni di impulsi molto veloci. Quindi io vedo che parte da blu, ritorna a blu in 3 millisecondi e a me sembra che non si è mosso per nulla. Invece se arrivano un numero dispari, senza questo algoritmo di debouncing, se arrivassero un numero dispari di impulsi, va a rosso, però in realtà
quello che ha fatto è blu, rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, rosso, e quindi è comunque un comportamento non ammissibile perché vuol dire stoppare, riavviare in continuazione il motore, quindi la cosa non è accettabile. Ecco perché si usa questo algoritmo di debounce. E questo che qui, questa funzione stopcb che qui ho fatto come test, andrò a inserirla nel software finale vero e proprio. Vi faccio vedere altri due test che ho fatto. Uno è quello del PVM. Il PVM cos'è? Il PVM è un'onda quadra in cui il duty cycle posso variarlo via software da un minimo a un massimo, teoricamente da 0 al 100%, in realtà ci si limita da un 10 a un 90% perché è difficile fare l'1% come PVM a causa dei fronti di salita dell'onda quadro che non sono il tempo che impiega un segnale andare da 0 a 1 non è 0, quindi il fronte di salita non è verticale, è sempre leggermente inclinato, quindi io non posso comunque ridurre il PVM fino a 0. In questo caso il test che ho fatto, vario, cosa faccio? Io configuro il PVM con CubeMX come vi ho fatto vedere in un video precedente. Dopodiché l'unica cosa che devo fare qui è avviare il PVM, quindi avviare il timer in modalità PVM con questa funzione di libreria generata da CubeMX. Mi sono preso due variabili, uno è il PVM, il valore del duty cycle del 10% come valore iniziale, e una variabile che è l'incremento del duty cycle, perché io voglio testare PVM incrementando e decrementando ciclicamente il duty cycle. Quindi nella funzione l'unica cosa che faccio è settare un registro con il valore attuale del PVM. Io qui ho moltiplicato per 10 perché sto usando un contatore in decimali, quindi deve arrivare fino a 900, da 100 a 900, sarebbe dal 10 al 90%. E poi incremento la mia variabile PVM. Quando il PVM è o superiore a 90 o inferiore a 10, inverto il segno dell'incremento e quindi il giro successivo invece di incrementare decrementerò e poi vedremo l'effetto. Aspetto 100 millisecondi con al delay e riparto, quindi molto semplice come funzionalità. L'effetto che si ha, lo vediamo sull'oscilloscopio, compiliamo, scarichiamo e vediamo se funziona. Eccolo là. Sull'oscilloscopio vediamo, voi non lo vedete, eccolo qua. Sull'oscilloscopio vediamo cosa fa un PVM variabile. Magari ve lo metto, ve lo allargo un po'. Togliamo pure la traccia gialla che non ci serve. Eccolo qua. Allarghiamo se riusciamo. Come vedete il PVM, l'onda quadra ha una frequenza di, qui non si legge, di 1 kHz, purtroppo non si legge, comunque la frequenza è 1 kHz e vario il duty cycle in maniera ciclica dal 10% al 90%, cioè da un 10% basso 90% alto a un 90% basso 10% alto, quindi questa è la variazione. La frequenza, vedete, è fissa. Questa è una prima modalità che viene usata per controllare il mandrino. Il mandrino, in base al tempo che il segnale sta alto, regolerà la velocità del mandrino. C'è un'elettronica interna nella scheda di controllo del mandrino che va a misurare quanto tempo il segnale sta alto e in base a questo regolerà opportunamente la velocità del mandrino. Se lo fa digitalmente, non so se sfrutta anche delle tecniche analogiche, perché qui se io filtrassi questo segnale con un semplice RC, semplicemente estrarrei il valore medio di questo segnale, avrei un segnale che varia nel tempo con la frequenza di variazione del duty cycle, in maniera molto semplice. Bene, una cosa che ho notato di questo segnale purtroppo è legata alla pessima scelta che ho fatto degli operazionali. Come vedete, il fronte discesa è abbastanza brutto, perché ho usato un operazionale a basso costo che ha una larghezza di banda eccessivamente bassa, poi ho visto che erano 750 kHz,
E questo ovviamente ha effetto sui fronti di salita e di discesa. Ho fatto un po' un errore da neofita perché io stavo pensando ai 10 kHz del PWM, dico la larghezza di banda 750 kHz è sufficiente. In realtà no, perché la larghezza di banda in onda quadra è fissata proprio dalla pendenza dei fronti di salita e di discesa. Quindi se l'operazionale ha una larghezza di banda troppo bassa, l'effetto che si ha sono questi fronti di discesa così brutti e lenti. Ovviamente finché lavoro con un kilohertz può essere anche accettabile perché poi nel tempo, nel periodo è comunque abbastanza veloce, ma siccome il mio mandrino forse dovrà lavorare a una frequenza più alta, magari 10 kHz, con questi operazionali non ce la faccio a lavorare a quella frequenza lì, quindi dovrò cambiare, sostituire gli operazionali e metterne altri, magari un po' più costosetti, che però hanno una larghezza di banda superiore. Ultimo test che vi faccio vedere è il convertitore digitale analogico, il DAC. E magari possiamo lasciare anche PWM, lo lasciamo, però abbassiamo, alziamo e dobbiamo accendere, l'ho messo sull'altra traccia, dobbiamo accendere l'altra traccia. Anzi, togliamo, va, che mi dà fastidio. Quindi V-Control cos'è? È una tensione variabile sempre per il controllo del mandrino, questo perché non sono sicuro che il mandrino che andrò a acquistare avrà il sistema di controllo tramite PWM o tramite tensione variabile, quindi ho messo entrambe. La tensione variabile cosa vuol dire? È una tensione analogica da 0 a 10 volt, il cui valore andrà a regolare la velocità di rotazione del mandrino. Per generare questa tensione, come vi ho fatto vedere dallo schematico, ho usato il DAC interno al microcontrollore che esce su questo PA4 tramite la V-Control, però ovviamente esce una tensione da 0 a 3 volte 3 perché la VREF del microcontrollore è a 3 volte 3. Quindi quello che ho fatto è inserire un altro operazionale, questo è il PWM control è quello che vi dicevo prima del PWM. Ce n'è un altro anche per la V-Control con un guadagno pari a 3 che eleva la tensione da 3 volte 3 a 10 volte, che dovrebbe essere la tensione di lavoro della centralina di controllo del mandrino. Questi sono gli operazionali LM321 che vi dicevo che hanno una larghezza di banda un po' bassa. E, li cambierò, non è difficile cambiarli sulla scheda. Ok, quindi vi faccio vedere cosa ho fatto. Beh, ho configurato il DAC sempre tramite il solito tool CubeMX in maniera molto semplice e grafica. L'unica cosa che faccio qua è settare il valore che voglio uscire sul DAC. Ovviamente qui setto non il valore di tensione, qui setto il valore di un registro a 12 bit, perché il mio convertitore è 12 bit. 0 sono 0 volt, 4096, cioè tutti 4095 meglio, tutti i bit a 1 e la tensione massima, cioè 3 volte 3. Quindi quel valore che vado a settare qui è un numero tra 0 e 4095 in realtà. E poi faccio partire il DAC. Ho fatto anche una cosa simpatica, tra virgolette, ho voluto provare a generare un'onda sinusoidale o pseudo-sinusoidale, variando questo valore da 0 a 4095 secondo una legge sinusoidale, quindi con il seno, usando le funzioni matematiche del C, e poi ripassando ogni millisecondo, ripassando il nuovo valore al DAC e avviando la conversione. E qui dovremo vedere, in realtà vedremo che è una molto scalata, poi vedremo anche se riusciamo a farla un po' più sinusoidale, però si vede come varia la tensione del DAC con il software. Quindi io vado a compilare e scarichiamo upgrade. Allora, adesso ancora non vediamo niente perché ho la base tempi molto alta, andiamo a abbassarla, poi devo anche mettere il trigger sul canale 1, eccolo qua, magari aumentiamo un po', togliamo la traccia blu che non ci serve, eccola qua. E questa è la mia pseudo sinusoide. Ovviamente si vede una sinusoide a gradini, perché quello che sto facendo io, lo faccio vedere nel codice, sto generando una sinusoide, 10 valori diversi della sinusoide all'interno del periodo, ok? E quindi io ovviamente la vedo scalata. Io potrei per esempio aumentare
fare, non so, 50 valori, però chiaramente la frequenza cambierebbe. Per esempio in questo caso la frequenza è di 25 Hz e vediamo come mi viene così. Compiliamo, scarichiamo. Ovviamente dovrò cambiare, ecco, vedete già così si vede che diminuisce la frequenza, ma diventa una sinusoide un po' più carina. Qui siamo sui 5 Hz. Eh, Ovviamente sto usando il DAC in maniera molto lenta, molto manuale, cioè sto inviando un valore alla volta dentro un ciclo for. Ovviamente il microcontrollore e il DAC riescono a fare molto di più, io potrei proprio generare delle forme d'onda anche a diversi kilohertz, si può fare perché adesso non ricordo bene le caratteristiche del DAC, ma è un DAC molto veloce, ha dei tempi di conversione, se non sbaglio, sotto un microsecondo, attorno al microsecondo, quindi potrei generare delle forme d'onda a frequenza abbastanza alta. Per farlo devo però usare altre tecniche basate su DMA, su cose, insomma, quindi su lettura diretta dalla memoria da parte del DAC. A me non serve perché anche una frequenza di questo tipo di 5 Hz è eccessiva, io devo variare una tensione costante nel tempo per variare la velocità del mandrino. La velocità del mandrino non è che varia in continuazione durante la lavorazione, varia poche volte durante la lavorazione, anche mai durante la lavorazione, e quindi non serve avere una variabilità così. Qui diciamo è più un gioco che ho fatto per vedere di far funzionare il DAC. Bene, dunque, cos'altro? Stanno per arrivare i driver per i motori, i driver TB6600, che sono i driver da 4 ampere per pilotare i motori e che andranno collegati a questa scheda. Non appena arrivano, farò un video con il software di test per provare a muovere i motori e a regolare la velocità e cose di questo tipo. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.